Ci sono clienti che ci fanno venire voglia di mollare tutto e aprire un chiosco su un'isola deserta. Ecco, oggi parliamo proprio di loro, di quei clienti tossici che dovremmo imparare a riconoscere e rifiutare senza sensi di colpa. Dopo più di 10 anni nella fotografia professionale ho capito che non dobbiamo vendere a tutti, anzi selezionare chi merita il nostro tempo e la nostra energia fa tutta la differenza tra un lavoro soddisfacente e un incubo. Cominciamo con il primo segnale d'allarme, il cliente che non rispetta i limiti. Vi scrive a mezzanotte, nel weekend, pretende risposte immediate e ogni sua richiesta è una questione di vita o di morte. Ora, a meno che non ci occupiamo di fotografie chirurgiche a cuore aperto, niente è così urgente. Questo tipo di cliente prosciuga energie e tempo e vi ritroverete a lavorare sempre con l'ansia addosso. Non ne vale mai la pena. Secondo campanello d'allarme, quello che chiede sempre gli sconti. Arriva con la frase ma il fotografo X mi ha fatto meno e inizia a contrattare su ogni dettaglio. Se accetti, il problema non è solo che guadagni di meno, è che non sarai mai valorizzato. Un cliente che cerca di risparmiare a tutti i costi sarà lo stesso che poi pretenderà il massimo da te senza riconoscere il tuo valore. E poi il terzo segnale, il cliente che non è mai soddisfatto. Gli consegni il lavoro ma lui trova sempre qualcosa da ridire. Magari cambia idea 1000 volte, ti chiede revisioni infinite, ti fa sentire come se avessi sbagliato tutto. E il problema è che con una persona così non vincerai mai. Qualunque cosa tu faccia avrà sempre una nuova lamentela. Questo mina la fiducia del tuo lavoro e porta solo stress. E poi c'è quello che non rispetta il tuo tempo, prenota e cancella, sposta l'appuntamento all'ultimo, arriva in ritardo, si dimentica degli accordi e risponde ai messaggi dopo giorni. Alla fine ti ritrovi ad aver perso ore intere che avresti potuto dedicare a clienti più seri e rispettosi. E infine l'ultimo grande segnale, il cliente che si rifiuta di pagare in anticipo e impone le sue condizioni. Facciamo così, poi ti pago a fine lavoro, oppure io non faccio anticipi, tranquillo, fidati. Fidati di niente, il rischio di lavorare gratis è altissimo. Se qualcuno non vuole darti garanzie, non ha senso investire il tempo e le tue competenze per lui. Imparare a dire no a questi clienti è una delle cose più importanti che possiamo fare per la nostra carriera. All'inizio sembra difficile perché ci sembra di perdere un'occasione di guadagno, ma la verità è che liberarsi dei clienti tossici lascia spazio a quelli giusti, quelli che apprezzano il nostro lavoro, lo rispettano e ci permettono di lavorare con serenità. E voi vi siete mai trovati in situazioni simili? Raccontatemi la vostra esperienza nei commenti e se volete sapere come presentarvi al meglio su internet e attirare i clienti giusti, vi consiglio di guardare questo video che ho fatto su come creare un sito web efficace per fotografi. Cliccate qui. Ciao!